Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Il tempo da queste parti si sta stabilizzando e il sole si sta prepotentemente prendendo i suoi spazi. Questo mi ha fatto venire voglia di cucinare una ricetta che ha più un sapore estivo che primaverile. Facciamo la zuppa di pesce, ma proprio quella che mangiano i pescatori sui pescherecci durante le battute di pesca. Vi faccio vedere subito gli ingredienti poveri che si utilizzano per questa ricetta, ma prima vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e adesso c'è anche la possibilità di abbonarsi al mio canale. Se volete farlo, ne sono felice. Partiamo subito con il trionfo di mare. I pesci sono i protagonisti della zuppa di pesce, ovviamente. Qui abbiamo solo pesci di tradizione povera che utilizzati ovviamente dai pescatori, soprattutto sulle barche, quindi non troveremo i gamberoni, gli scampi, la rana pescatrice. Quelli solitamente i pescatori li vendono e non li usano come zuppa. Il primo che voglio farvi vedere è ovviamente la scorfano. Questi sono gli scorfani neri, si trovano tantissimo nei nostri mari tutto l'anno. Sono la categoria più piccola del suo fratello più grande, che è quello lo scorfano rosso più costoso, conosciuto anche di più. Se vogliamo proprio nell'ottica di una pesca sostenibile per i nostri mari, ricordiamoci di acquistare questa tipologia di pesce tra settembre e febbraio, che è il periodo, diciamo, di non riproduzione del pesce, quindi francamente possiamo agire anche in questo senso. Un altro protagonista che io utilizzo sempre dentro e non deve mancare in una zuppa è la gallinella. Qui ne ho una piccina. Ovviamente il pesce va scelto anche in base alla capienza della padella, quindi io qua sono andato a scegliere dei pesciolini piuttosto piccoli perché non ho padelloni giganti per farlo. Poi qua ho un paio di boghe. Boga è un pesce, anche questo qui, molto saporito, dal costo veramente irrisorio. Per la zuppa si presta perfettamente. Ho trovato anche un saraghello, un sarago piccolino, anche questo qua è spettacolare, secondo me nella zuppa dà la giusta consistenza. Vado a utilizzare anche le triglie, queste qua sono di scoglio, non può mancare in una zuppa di pesce che si rispetti una triglia. E sinceramente, se volete abbassare il costo di questa ricetta, che già di per sé è molto basso, stiamo parlando di 7-8 euro a commensale, potete prendere anche le triglie di fango invece che quelle di scoglio, però onestamente concedetemelo, è un lusso che ci possiamo permettere. La triglia di scoglio ha un sapore decisamente superiore dal mio punto di vista. Inoltre, invece che i tanto blasonati gamberoni, scampi, calamari, cozze, vongole che normalmente in una barca non si trovano, diciamo che il pesce che utilizzano i pescatori è quello di recupero, a volte è quello rovinato dalle reti. Non è che non troveremo mai, quasi mai, una cozza, qualcosa del genere, ma per andare a dare quel sapore in più è facile che ci possiamo trovare le canocchie di mare, e quindi queste canocchielle qui spesso si trovano in queste zuppe. Ricordiamoci sempre che stiamo per riproporre una ricetta che si prepara sulle barche, quindi in movimento, con poca reperibilità degli alimenti freschi. Quindi vado a utilizzare del prezzemolo essiccato, che sulle barche ci sono, la stessa cosa per il basilico, l'aglio in granuli. L'unica eccezione, concedetela, è per degli spicchi di aglio fresco, che comunque si possono trovare anche sulle barche, per carità, perché questo lo vado poi a sfregare sull'immancabile pane rustico, la fetta di pane rustico che ogni zuppa di pesce che si rispetti deve avere, perché altrimenti non è zuppa. Poi utilizzerò il sale, del pepe nero, olio extravergine di oliva, il concentrato di pomodoro, doppio o triplo, quello che vogliamo, dell'acqua con la quale andremo a cucinare la nostra zuppetta, e infine l'aceto di vino bianco e non il classico vino, per vari motivi. Il principale è perché ovviamente il vino è deperibile sopra le barche, quindi ce lo si beve più che altro, non lo si butta via così, e poi perché in realtà l'aceto, quando andremo a sfumarlo con l'aceto, andiamo a dare compattezza alle carni. Questo è un piccolo segreto che vi ho anticipato. Andiamo immediatamente ai fornelli, ma prima, sigla! La prima cosa che dobbiamo fare è ovviamente andare a ripulire il pesce. Allora, come abbiamo visto, io qua ho già tirato via l'interiora e le branchie, che è la cosa principale. Poi possiamo andare a lavorare anche sulle pinne,
sulla pinna sul dorsale, sulla pinna caudale. Io le vado ad eliminare perché si potrebbero sfaldare un po' nella cottura e insomma non è il massimo averle. Ricordiamoci che è un piatto che, come dicevo prima, viene fatto sulle barche, quindi deve avere della sua la semplicità, la velocità di esecuzione, soprattutto ricordiamoci che in barca si balla parecchio, quindi lo vado a passare sotto l'acqua corrente. Mi raccomando, fondamentale, qua io poi le ho raschiate con il dorso di un coltello, bisogna tirare via anche le squame, perché altrimenti poi in cottura queste ce le ritroviamo e non vogliamo che sia così. Anche qua via le pinnette, tiro via le branchie perché queste potrebbero rovinare il sapore della zuppa. In generale comunque io le tiro sempre via le branchie. Per le canocchie, come abbiamo già visto anche negli altri video, anche qui vado a tirare via la parte delle gambette e voilà. Questo per evitare che durante la cottura si sfaldi il più possibile. Ora vado a prendere una boule, un contenitore, ci metto dentro un po' di prezzemolo, un po' di aglio secco, un po' di pepe nero e un po' di foglioline di basilico, anche queste rigorosamente secche. Creo un mix di sapori. Vado a prendere i pesciolini, qua adesso partiamo dalla triglia e li vado a fare delle piccole incisioni così, non troppo. Gli passo un pochino, un filo di olio extravergine d'oliva sopra, vado proprio ad aromatizzarlo un pochino, basta, non di più, giusto dentro i tagli, così lo prendo e lo vado a mettere da parte. Faccio così con tutto. Questo mi servirà per far sì che il sapore, diciamo, delle spezie possa penetrare bene all'interno del pesce, che poi di conseguenza va a insaporire bene anche la zuppa. Non faremo ovviamente questo trattamento alle nostre canocchie. Intanto che il pesce consolida il suo sapore con la marinatura, noi andiamo a fare una cosa fondamentale: tagliamo il pane. Allora, questi qua sono pane rustico, fette devono essere così, spesse 1 centimetro, 1,5 centimetri. Andiamo adesso a tostarle nel tostapane, quindi chi non ha il tostapane può usare una padella, come preferite, però andiamo a tostare così. Intanto peliamo l'aglio, taglio a metà e andiamo a sfregarci sopra l'aglietto. Mettiamo da parte il pane abbrostolito e andiamo a vedere come si cucina il pesce. Utilizzo dunque, come dicevo, una pentola piuttosto capiente, una casseruola, questa qua la uso per il pesce, ma mi capita spesso di usarla anche per gli arrosti. La prima cosa che faccio, vado ad aggiungere all'interno abbondante olio extravergine di oliva. Vado a inserire finalmente l'aglio, quello diciamo quello secco, e faccio in modo che tutto l'olio sia ben caldo, deve essere ben caldo in questa fase. Ricordiamoci che quando andiamo a mettere dentro il pesce poi dopo non lo andiamo più a muovere, quindi tutto deve essere fatto a regola d'arte. La fiamma è ancora alta, allora iniziamo adesso a far sfregolare un po' il pesce. La prima che ci è capitata è la gallinella, quindi andiamo a inserire all'interno la gallinella, andiamo anche con lo scorfano, il saragone, boga, eccoli qua. Come avete visto non ho inserito né le triglie né le canocchie, queste le metterò gli ultimi minuti di cottura, la carne è talmente tenera che si sfalderebbe, è un peccato, è veramente uno spreco. Dobbiamo essere bravi a non far attaccare il pesce, senza sfaldarlo ovviamente. Quando lo riteniamo andiamo a girarlo. Una volta che lo giriamo poi non lo rigireremo mai più. Ora andiamo dentro con l'aceto di vino, questo lo facciamo evaporare tutto. Ogni tanto, pochissimo, dategli un colpettino così. L'aceto, come vedete,
oltre a dare sapore alla zuppa, serve anche per compattare completamente la carne del pesce e non farlo sfaldare. Quindi è fondamentale. Lasciate stare il vino, in barca il vino si beve, ve lo dico subito. È fondamentale anche che il pesce sia equidistante, vedi? Così che possa rilasciare ognuno il proprio sapore, ma questa... non vi dico già il profumo adesso. Sono passati circa 8 minuti, di tanto in tanto io vado a fare questo movimento e vedete come il pesce rimane ancora compatto. Ora guardate bene cosa ho fatto. Dentro un bicchiere ho messo il concentrato di pomodoro e l'ho sciolto con un po' di acqua. L'ho disciolto così, è diventato tipo una passatina. E adesso è il momento di andare a inserire il pomodoro. Ricopriamo con un po' di acqua. Aggiungo alla salsa il pepe, il basilico secco e il prezzemolo. Gli vado a mettere il coperchio, non lo tocco più, abbasso al minimo la fiamma e lo facciamo andare per 5 minuti dal momento in cui bolle. Dopodiché è il momento di andare a mettere dentro anche le triglie e le canocchie. Il momento di andare delicatamente a inserire le trigliette, le metto verticali, vedete che il pesce non si è sfaldato, è rimasto ancora compatto e il fatto che non sia completamente sommerso ci permette di far sì che tutti i vapori, i fumi del brodetto vadano a condire il pesce. Quindi li metto qua, gli aggiungo le canocchiette e lo faccio andare ancora per 5 minuti. Anche le triglie si sono cotte molto bene, gli occhietti sono diventati bianchi a tutto il pesce, è il momento di spegnere il fuoco. Un altro scorfanello, lo mettiamo qua. Quando andremo poi a servirli ai commensali, una fetta di pane va messa sotto, poi il pesce sopra e tutto il brodo, questo qua rimane sotto come struttura, però adesso qui non si può fare perché questo non è un vero e proprio piatto da portata, quindi andrò ad inserirlo così lateralmente, cercando di dargli un po' di sostanza e di forma. Eccolo qua. E poi infine un goccettino di olio extravergine d'oliva sopra, ma proprio un goccio perché tanto qua c'è di tutto e di più. Vi presento dunque la mia versione della zuppa di pesce del pescatore. Siamo dunque giunti alla prova dell'assaggio. Qua niente forchetta e coltello, vado direttamente con una crosta di pane. Ovviamente qui per fare la prova dell'assaggio andrebbe sezionato tutto. Mi limiterò ad assaporare questa splendida salsetta con una fetta di pane. Vediamo se effettivamente poi ne vale la pena. Il pesce, come vedete, è strepitoso. Qua è rimasto tutto compatto. Guardate bene, guardate la triglietta, lo scorfano. Guardate qui abbiamo una canocchiella. Oh, che meraviglia! Andiamo dentro così alla selvaggia, perché qua la regola vuole che ci sia la scarpetta. Quindi qua io mi faccio questa scarpettina di pane senza sporcarmi tutto, anzi mi metto a favore di camera. Il profumo è... mamma mia, già il profumo è invitante solo il profumo. Vado. Madonna mia. Il sapore acceso e il profumo dell'aglio trionfa. Chiaramente questo ogni volta che andremo a mangiare un pezzettino di polpa di pesce diventerà un trionfo davvero. Ma il sughetto, questo sughetto è qualcosa di eccezionale. Guardate che usare l'aceto, e mi raccomando va fatto sfumare bene, è veramente un passaggio fondamentale. Riguardatelo se non vi è stato chiaro, se non sono stato io sufficientemente chiaro per spiegarvelo. Ma sfumarlo con l'aceto e far evaporare completamente aiuta a mantenere la polpa, la carne del pesce compatta.
Spero che questa ricetta per inaugurare la bella stagione vi sia piaciuta e vi sia venuta voglia di replicarla, di iscrivervi al canale e di lasciare un like se il video vi fosse davvero piaciuto. Scrivetemi come sempre i commenti per sapere come la fate voi, che cosa fate di diverso. È un canale, è una community, dobbiamo crescere insieme e si può migliorare. E anch'io, sinceramente, da migliorare ne ho tantissimo. Come sempre vi ringrazio, vi abbraccio tutti, vi do un appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Grappa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, stare qualche giorno in mare aperto e con questi piatti qua chi ci torna più arriva.